Ciao a tutti e ben ritrovati su Aprimus de Calcio. Tiene ancora a banco la questione Giovanni Di Lorenzo, ma soprattutto del suo procuratore Mario Giuffredi che, a sentirlo parlare, si potrebbe pensare che detenga la proprietà del cartellino del calciatore. Il Napoli finalmente è intervenuto con un comunicato ufficiale dopo le nuove dichiarazioni traboccanti di arroganza del procuratore e non è tardata ad arrivare la successiva risposta di Giuffredi che parla di incoerenza del presidente. Prima di parlarne vi invito a iscrivervi al canale. Non sto qui a riportare tutte le parole dette in questi giorni perché sicuramente le conoscerete già. Voglio soffermarmi però su una frase. Nel rispondere al doveroso comunicato del Napoli, Giuffredi dice: al presidente De Laurentiis dico che quando si parla nella vita non sempre si può tornare sui propri passi. Questa frase è stata proferita da colui che poche ore prima aveva detto, rispondendo a una domanda di una giornalista, la quale faceva presente che Di Lorenzo avesse un contratto di 4 anni, ha detto i contratti lasciano il tempo che trovano. Su questa affermazione ci tornerò dopo. Per adesso mi limito a dire che casomai le parole lasciano il tempo che trovano, al contrario dei contratti che stabiliscono legalmente dei doveri reciproci. Nel tempo intercorso tra le prime dichiarazioni di Giuffredi, alle quali fece seguito un mio video, e queste ultime, ho pure pensato che dopo tutto cedere Di Lorenzo avrebbe anche avuto senso. Si tratta comunque di un calciatore di 30 anni, non so se in fase calante, ma certamente la sua stagione è stata sottotono, anche se è stato così per tutti i compagni. Mi sono detto quindi che la prossima finestra di mercato sarebbe stata l'ultimo utile per monetizzare a dovere la sua cessione. Ho pensato ciò anche in vista dell'arrivo di Conte che, ipotizzando una difesa a 3, giocare da esterno tutta fascia sarebbe stato impegnativo dal punto di vista fisico. Insomma, al netto del dispiacere per l'addio di un calciatore che apprezzo fin dai tempi di Empoli, avrei compreso la cessione. Adesso però diventa una questione di principio. Cedere alle bizze di un agente è pericoloso. Io credo che il Napoli non debba farsi dettare il mercato da Giuffredi, anzi gli si deve paventare il rischio della panchina per il suo assistito qualora le sue prestazioni dovessero deludere e per essere più convincenti è bene mettersi subito alla ricerca di un calciatore che possa competere per una maglia da titolare in quel ruolo. Tornando alle parole di Giuffredi, già in un video precedente dissi che qui c'era in atto una strategia comunicativa e questa strategia sta proseguendo. È dal post partita di Firenze che si sta cercando lo scontro. Ogni mossa è studiata. Lo dissi nel video precedente. Se è venuta fuori la notizia che Di Lorenzo aveva chiesto la cessione, notizia alla quale mi rifiutai di credere, è perché qualcuno ha voluto che si sapesse e tutti gli indizi sulla fonte portano ad una sola persona. Giuffredi si è chiesto perché Di Lorenzo sia stato sostituito a 3 minuti dalla fine della partita con il Lecce, asserendo che Calzona si sia prestato al gioco di qualcuno. Apro parentesi. Questo è il secondo attacco a Calzona nel giro di pochi giorni. Ricordate, lo trattò da persona poco intelligente. Un procuratore non dovrebbe discutere le scelte di un allenatore. Insomma, Giuffredi ultimamente parla tanto, poi non venitemi a dire che non c'è una strategia dietro. Se Calzona si è prestato al gioco di qualcuno e non lo ha fatto, sarebbe stato a quello di Giuffredi. Se a qualcuno serviva la contestazione del capitano, era Giuffredi che ci sarà rimasto pure male per i pochissimi fischi e solo al momento della sostituzione. Perché se tu fai uscire quella notizia a campionato in corso, è evidente che vuoi creare problemi. È evidente che sei in cerca di altri pretesti per peronare la tua causa. Torniamo alla questione dei contratti. Probabilmente il procuratore è anche rimasto infastidito della richiesta del Napoli di trovare una squadra a Mario Rui e per il che abbia deciso di portare altrove anche Di Lorenzo. Tutto ciò premettendo che sono sicuro Giuffredi abbia già in tasca almeno un'offerta sostanziosa con relative commissioni. Magari vuol battere cassa dopo che la scorsa estate non ha ricevuto nulla per i contratti di Lorenzo, Mario Rui e Politano. Dire che i contratti lasciano il tempo che trovano, dando l'idea del modo di ragionare dei procuratori. E trovo vergognoso asserire che firmare un contratto non vuol dire prendere un ergastolo. Qui parliamo di milioni. Se Giuffredi mi dice dove si firma per questa condanna, arrivo subito. Il signor Giuffredi ha gestito la trattativa per i rinnovi dei contratti, anzi, si è pure incazzato quando non si trovava l'intesa per il rinnovo di Mario Rui. Ricordate la frase sulla squadra di scontenti? Poi Mario Rui è stato accontentato, Di Lorenzo è stato accontentato, nessuno è stato minacciato per firmare. Insomma, assicuriamoci il futuro in attesa di migliori offerte, questo è il ragionamento. Ora, la società ha dichiarato Di Lorenzo incedibile.
non lo ha messo sul mercato, dunque le scuse all'origine della guerra scatenata da Giuffredi vengono meno. Di Lorenzo non faccia l'offeso perché dalla società ha sempre avuto tutto. Indossa la fascia di capitano, sebbene non abbia dimostrato doti di leadership, altrimenti i suoi compagni non l'avrebbero scavalcato quando sono andati da Calzone per evitare il ritiro. E l'orgoglio lo tiri fuori in campo. Chiudo il video, anche se ci sarebbe molto altro da dire, ma non voglio dilungarmi. Iscrivetevi al canale e un saluto.